Cosa vogliamo fare? Cosa? Scopriamo subito le carte in tavola. Partiamo dal rigore? No, perché poi lo so dove si andrà a parare, no? Il rigore. Lo dico subito. Un episodio da 50 e 50. Da 50 e 50. In ambo i casi ci sarebbero state storie, no? Adesso magari le facciamo noi interisti, altrimenti le avrebbero fatte quelli che ci vanno contro. Classico, perché c'è una trattenuta che è netta, che è anche vistosa, ma non è poi così prolungata. Per me è episodio da 50 e 50. Secondo me l'errore grave stasera, l'errore grave è che ci metto 5 minuti per annullare un gol che c'è una mano che sta così e ci hanno messo 5 minuti. Ci hanno messo 5 minuti per annullare quel gol a Liverpool. Quello è grave. Quella è una roba da manicomio per quanto mi riguarda. Questa è una roba da 55. Becchi l'arbitro o il VAR, in questo caso, che ti richiama. Se lo vai a rivedere, è plateale, c'è una trattenuta. E mi chiedo e mi domando anche perché Bastoni, no? Non era poi così d'obbligo tirargliela in quella maniera là. Però, lo so, ci saranno adesso i tifosi che si vogliono appellare a un episodio che, ribadisco, non è netto, cioè, quindi ti ci puoi buttare. Quando c'è... io non mi ci butto. Io voglio parlare di tutto il resto. Io voglio parlare di tutto il resto, perché tutto il resto è stato insufficiente, ragazzi. Tutto il resto è stato insufficiente. Troppo poco. Il Liverpool sta venendo a San Siro. È il Liverpool che deve avere paura di noi, non noi che rispettiamo il Liverpool. Sono loro che devono essere intimoriti dall'Inter che gioca a San Siro. Ma avete visto la Deo o no? Io l'ho vista. No, se volete piangiamoci addosso e parliamo solo del rigore. Possiamo farlo, perché ripeto, un episodio 50-50 ci buttiamo sul rigore. Io non lo voglio fare. Perché onestamente ho trovato tante cose che non mi sono piaciute. Questa è la sesta sconfitta stagionale, È già la sesta sconfitta stagionale, perché diciamo sempre siamo belli, siamo forti, siamo i migliori. Mamma mia, che muscoli che abbiamo, mamma che figa. Però dopo, ragazzi, se attenzione, ci può anche stare a perdere con il Liverpool. E il Liverpool ci può stare. Ma non è che puoi far diventare il Liverpool una squadra granitica, una squadra solida. Ho visto una squadra che aveva delle sicurezze, come... Caspita, questa allora veramente è la squadra che sta facendo un campionato clamoroso in questo momento. No, invece c'è storie su storie, un gruppo sfaldato, l'allenatore praticamente sulla graticola. E non hanno subito quasi niente. Io ho visto un colpo di testa di Lautaro, stop. Ragazzi, quello è stato l'unico pericolo creato dall'Inter. Cioè, non solo ne hai fatto gol, non hai creato pericoli. Ti sei adagiato. E cosa ancora più grave, la più grave di tutto, 30 minuti per entrare in partita! 30 minuti! 30 minuti per entrare in partita! Ragazzi! Inizi a svegliarti quando subisci quel gol da calcio d'angolo, che poi fortunatamente era assolutamente da annullare. E lì onestamente è la cosa che meno di tutti ho capito. 5 minuti per annullare quella roba là. E lì ci siamo un po' svegliati. E abbiamo fatto un quarto d'ora di buon livello che ci ha portato anche al colpo di testa di Lautaro. Poi veramente poco, ribadisco. E io ho guardato l'Atalanta, che dopo parliamo, mi sono messo con questo computer qua, mi sono messo nella cameretta e mi sono guardato anche la Dea. L'hanno azzannati dal primo minuto. Poi prende anche gol, Poi concede anche il rischio. Ma a casa nostra come andiamo noi? L'Inter mi sembrava che era in balia di questo Liverpool affamato, famelico, con tanta intensità, per carità. E noi le soffriamo queste squadre qua, che hanno questa intensità. Però mi aspettavo quantomeno, non lo so, poi per carità, forse anche un po' sfortunati negli infortuni di alcuni giocatori, per Çalhanoğlu. Questo sì, sicuramente per Di Acerbi il tutto non ti permette di adoperare subito altri cambi che altrimenti avrebbe fatto prima, no? Perché poi non avevi più un altro slot, te lo dovevi giocare magari all'intervallo e non l'ha fatto. Poi sentirò sicuramente altre lamentele a Lautaro, già vedevo sui social Lautaro, il capitano.
perché non parliamo anche di Thuram, Perché parliamo sempre di Lautaro. Perché non parliamo anche di Thuram, Perché mo adesso ci sono i giocatori che stanno bene in panchina, Ci sono. E Thuram secondo me pure deve fare di più. Se vogliamo parlare sempre di Lautaro, parliamo sempre di Lautaro. Ma parliamo anche di chi gli gioca a fianco. Onestamente. Francamente. E poi niente, vabbè. Cosa volete? Ripeto, l'atteggiamento troppo passivo. Poi per carità, per come si era messo, ti portava a casa un pari. Ma un pari che onestamente a cosa ti serviva anche stasera il pari? Visto che avevi perso contro l'Atletico, Perché con tre pari, tu porti il pari adesso magari per giocartela su 3 pari. Pensa alla partita con l'Arsenal, poi devi andare in Germania, devi andare a Dortmund contro il Borussia. Se avessi pareggiato già con l'Atletico, ti dico, portavamo un pari anche oggi, poi con altri 2 pari, con 16, tu, no? Vai nelle prime 8. Ma stasera il pari, che ti serviva il pari? Che ti serviva il pari se poi una delle altre 2 la dovevi andare a vincere? Che ti serviva questo gioco così attendista, no? Che ti serviva tutta questa attenzione? Oggi dovevi azzannare l'avversario. No, oggi dovevi dare una dimostrazione. Che diamine. E invece stiamo rischiando di buttare tutto alle ortiche. Perché con 2 pareggi adesso non vai sicuramente ancora da nessuna parte. L'Arsenal è un osso veramente duro. Poi ogni partita è storia a sé, per carità, vedremo, ma con l'Arsenal che è bravissimo soprattutto nelle palle inattive e noi che lo soffriamo, vedremo. E secondo me poi ci sarà la partita il tutto per tutto da giocarti in Germania. E attenzione, anche che batti l'Arsenal, cioè devi fare, secondo me devi fare 4 punti, Adesso devi fare 4 punti tra Arsenal e Dortmund se la classifica dello scorso anno ci ha dato degli input ribadisco, per centrare l'obiettivo delle prime 8. Oggi diventa dura. Oggi è diventato dura, ripeto, per questo atteggiamento che a me onestamente non è proprio piaciuto. Non è proprio piaciuto perché, ripeto, veniva a Liverpool in casa nostra e noi siamo riusciti a infondergli certezze, siamo riusciti a ravvivarli, cioè anziché... Noi lo facciamo sempre però, Noi lo facciamo sempre contro il Napoli, squadre che stanno lì in difficoltà, noi le riusciamo a dargli nuova linfa. Anziché cercare di bastonare, siamo quelli che riescono a dare nuova linfa. Va bene, signori miei. Passiamo all'altra gara. Prima, se volete, come al solito, non l'ho detto prima, lasciate il like, scrivete, le solite cose le volete fare, ovviamente vi ringrazio per il supporto, che non è mai manchevole, questo va detto, quindi un grazie doveroso. Io ho visto, cioè, io sono doppiamente arrabbiato, dall'altro sono molto contento per l'Atalanta. Veramente molto contento per l'Atalanta, perché si vede che è una squadra forte e non può avere quella classifica in Serie A. Oggi l'Atalanta, quanti punti c'ha l'Atalanta? Lo devo andare a vedere quanti punti c'ha l'Atalanta adesso, perché comunque adesso qualche punto l'ha fatto, adesso l'ha fatto qualche punto. L'Atalanta si è portata... Dov'è l'Atalanta? Dove cavolo è l'Atalanta? Oh, pare che la trovo l'Atalanta. Sono troppo arrabbiato, Ma quale classifica è questa qua? UEFA Champions League 2005 e 2026. Ah, il terzo posto. Cioè, no, non la trovo perché non la cercavo così in alto. Terzo posto, 13 punti. Ma sono punti guadagnati perché si deve giocare con questo coraggio. Impariamo dalla Dea. Impariamo. Così si deve giocare, con questo coraggio. E il Chelsea? Non è che il Chelsea... il Chelsea... Vi prego, se avete tempo, se non siete riusciti, andatevi a vedere gli highlights lunghi, non lo so, fate qualcosa. Ma vedetevi la partita dell'Atalanta col Chelsea. Vedetevela, per favore, dal primo minuto. No, non gli highlights, non rendono gli highlights. Non rendono, scusate, depennate quanto ho appena detto. Perché veramente, con quella grinta, con quella tenacia, pronti via, hanno avuto subito 2 occasioni importanti. Lookman, che forse secondo me c'erano 3 giocatori in mezzo, e prova la giocata individuale con De Ketelare che non riesce a ribadirla dentro. Dopo un po' c'è un'altra situazione importante. Poi vanno sotto su questo gol che sembrava fuori gioco, non lo era.
ma sempre viva l'Atalanta, sempre pericolosa, sempre propositiva e poi con qualità De Ketelaere. Ragazzi, recuperato nuovamente appieno mentalmente, sto ragazzo ha fatto delle giocate clamorose, palla messa a Scamacca, il gol comunque col piede debole, aperture, giocate, visione, incredibile, Scamacca che fa gol, l'attaccante che fa gol, Ederson in mezzo al campo nuovamente roccioso e mancava gente come Ian dietro, eppure Kolasinac strepitoso nelle chiusure. Poi perché no, serve anche il portiere e Carnesecchi ci mette la pezza proprio all'ultimo secondo, altre situazioni, perché poi è il Chelsea dall'altro lato e ci sta a concedere col Chelsea, ci mancherebbe, però tu devi rispondere colpo su colpo, anzi tu devi dire siamo a casa mia e a casa mia siete voi che dovete spaventarci, dovete essere spaventati, non noi che vi dobbiamo rispettare troppo. E in questo l'Atalanta è stata perfetta, ha fatto una grandissima gara, complimenti alla Dea, complimenti per davvero, io sono ma neanche ormai più stupito dell'Atalanta, non lo sono stupito, io ero stupito di questa partenza nauseabonda con Juric. Ma l'Atalanta, poi quando le partite, specialmente in Champions, quando poi non è che deve essere l'allenatore che ti deve tenere sulla corda, lì dimostra, lì si esalta, serata clamorosa, ribadisco, ho visto delle grandissime giocate e soprattutto, ribadisco, l'atteggiamento contro un avversario come il Chelsea, non hanno avuto paura. Un'altra squadra appunto sull'1-1 dopo che tu la riagguanti dice ma sai che c'è? Attenzione, equilibriamo, no, quelli pronti, via, vogliamo fare il secondo. Questo è l'atteggiamento. Non è che dobbiamo arrivare a fine partite e no, ma sai, c'era il rigore per questo. No, ragazzi, con queste robe non si cresce, non si migliora. Impariamo da una squadra come la Dea. Veramente stasera nulla da dire, ineccepibili. Poi per carità la poteva anche pareggiare il Chelsea 2-2, ma non cambia. Tu cresci da gare giocate in questo modo, hai capito? Tu cresci. È incredibile sta roba, è incredibile, per cui è giustissimo, l'Inter è giustissimo, mi sento dire che è giustissimo che abbia perso. Guardando la partita della Dea ne sono ancora più convinto che sia giusto, perché l'atteggiamento è fondamentale. E poi non è che è solo questione di atteggiamento, l'Atalanta è una squadra vera, l'Atalanta è una squadra forte. Mi spiace per l'infortunio di Bellanova, perché credo si sia fatto male seriamente. Però vedi, togli Bellanova, c'è Zappa Costa. La squadra è una squadra profonda. Adesso c'è Scamacca che fa i gol. Forse Lookman, che è un giocatore di grande livello, forse lui che voglia ancora vedere qualcosa in più da Lookman. Ma per il resto, che vogliamo dire a sta squadra? No? Duelli, grinta. Pazzesca veramente. Non ho altro da aggiungere. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio, è tardissimo. Scusate le chiacchiere, un grande abbraccio da Nesca.